Bethesda progettava da 25 anni lo sviluppo di un RPG sullo stile di Skyrim e Fallout, ma ambientato nello spazio. Ora, a detta degli sviluppatori, finalmente dispongono della tecnologia per farlo. Starfield non ospiterà un mondo da esplorare, bensì migliaia di mondi sparsi nella galassia, ognuno con le proprie caratteristiche e dimensioni, e la scelta su dove andare questa volta sarà del tutto nostra. Fin da subito, guardando il gameplay Deep Dive, non si può fare a meno di notare l'enorme impegno nei dettagli e nel realismo di luci e ambientazioni. La simulazione realistica della galassia attorno al giocatore, con le lune che ruotano attorno ai pianeti, lune tra l'altro completamente esplorabili, permette viaggi interplanetari per un'avventura senza compromessi. Il modello di illuminazione globale in real time, che si adatta al tipo di stella che illumina il pianeta e alla composizione atmosferica del pianeta stesso, regala al giocatore un'immersione nel gioco molto profonda, alla quale contribuiscono anche il nuovo sistema di animazioni e la possibilità di giocare sia in terza persona sia in prima persona. Sarà possibile atterrare ed esplorare diversi pianeti, raccogliere risorse e godersi i dettagli dei vari oggetti e cibi. Si potranno seguire e completare diverse missioni e perfino scoprire qualcosa di inaspettato. Il mondo verrà creato proceduralmente man mano che il giocatore si avvicina. Il sistema aggiungerà i luoghi che il giocatore potrebbe voler esplorare, con creature, vegetazione e minerali, in modo da creare una narrazione ambientale unica. Altri giocatori, negli stessi luoghi, avrebbero storie differenti da raccontare. Sarà inoltre possibile costruire degli avamposti per estrarre e immagazzinare risorse. Assegnandovi compagni e personale, gli avamposti potranno estrarre risorse anche in assenza del giocatore. La creazione del personaggio consente una dettagliata e profonda personalizzazione. Sarà possibile aggiungere e rimuovere dettagli tali da creare un'infinità di combinazioni possibili. Si potrà decidere chi essere scegliendo tra diversi background a disposizione. Negli spazioporti sarà possibile acquistare e personalizzare una nave che diventerà poi la vostra casa. Migliorare gli scudi, le armi e i motori renderà possibile accedere a missioni di livello superiore e viaggiare distanze più lontane. Sarà anche possibile ampliare la propria flotta assumendo del personale che ci aiuterà a compiere missioni di trasporto o di contrabbando. Un sistema di skills a punti e gradi ci permetterà di migliorare diversi aspetti del nostro personaggio per più adattarlo al nostro stile di gioco. Gli sviluppatori di Starfield si sono impegnati per rendere il combattimento il più divertente e vario possibile, cercando un equilibrio tra realismo, simulazione e finzione hollywoodiana. Per chi ama il combattimento classico esiste una vasta varietà di armi, mirini e caricatori. Mentre per chi preferisce un approccio più fisico è possibile scegliere armi bianche e investire i propri punti in skill fisiche. In Starfield potremmo dividere la nostra nave e le nostre avventure con diversi personaggi che potrebbero restare al nostro fianco a lungo. Ognuno di questi personaggi ha dei tratti che ci possono risultare utili nella gestione della nave, nei nostri avamposti o svilupparsi addirittura in qualcosa di inaspettato. Potremmo visitare le vaste città dell'Unione Coloniale, nelle quali commerciare, incontrare nuovi personaggi e svolgere missioni. Ogni città sarà sviluppata attorno alla cultura del suo popolo, come Saidonia su Marte, che ospita il più grande impianto minerario dell'Unione Coloniale. Oppure Nuova Atlantide, il primo insediamento umano nello spazio. Aquila City, capitale del collettivo Freestar. Oppure Neon, fondata come piattaforma di pesca, ma oggi nota come città del piacere. Insomma, questo Starfield promette veramente un'esperienza di alto livello, galassie da visitare, missioni da compiere, destini da influenzare e personaggi con cui interagire, il tutto generato sotto l'influenza del nostro gameplay. Questo è sufficiente ad incuriosirmi e a tenermi sulle spine, e da settembre ovviamente lo porterò sul canale e vedremo se soddisferà le nostre aspettative. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, un saluto, a presto!